Ragazzi, buongiorno, questa mattina da una delle città più belle di tutto il Sud America. Ci troviamo, come potete vedere, nella trafficatissima Piazza 25 di maggio di Sucre. Qua c'è la cattedrale, qua c'è la Tenerona bella carica. E io sono in attesa di Sara perché è andata in una scoperta per comprare il pranzo di oggi, ovvero dei panini e dell'acqua. In quanto il nostro fornitore ufficiale, Pizzeria Napolitana, Questa mattina alle 10 è ancora chiuso, quando su Google c'era scritto che apriva alle 9. Vabbè, ormai siamo abituati, gli orari non riportano mai. Oggi giornata super impegnativa perché da Sucre vorremmo andare direzione Santa Cruz de la Sierra. Sicuramente non faremo tutta la tratta perché il navigatore mi dice 10 ore. Ci siamo informati e nonostante l'unica strada che collega Sucre a Santa Cruz de la Sierra, una parte è sterrata. Queste sono un po' le cose assurde del Sud America, ma anche per questo siamo abituati. E forse anche per questo è molto affascinante fare queste tratte. È un po' come dire, aumentano le difficoltà, aumenta la soddisfazione. Per ora, bando alle ciance, confidiamo che Sara torni con un bel panino. Ho controllato il percorso, lungo la strada ci sono tantissimi paesini, ma come abbiamo visto per esperienza passata, in questi paesini è difficilissimo trovare qualcosa da mangiare take away. Nel senso, lo si trova, però bisogna anche ammettere che gli standard si abbassano talmente tanto e anche l'igiene forse non è proprio il massimo. Quindi, onde evitare magari qualche disturbo intestinale, cerchiamo di trovare qualcosa qua a Sucre. Anche perché oramai abbiamo deciso l'idea di riportare la moto a Montevideo e di fare una strada nuova, ovvero il Pantanal, il sud del Brasile, e i chilometri sono tanti in relazione al tempo. Quindi tra lavoro, tantissimi chilometri da fare, la temperatura che cambierà perché nel sud del Brasile si alzerà tantissimo, cerchiamo di preservare le nostre forze. Anche perché ormai ci conoscete, se Sara non mangia è la fine. Altra cosa da fare molta attenzione e che mi piace condividere, da qua a Samaipata, cioè dove ci fermeremo questa notte, sono circa 364 km. Ci sono diversi distributori di benzina, ma qua in Bolivia i distributori vengono diversificati tra i privati e gli statali. Gli statali sono gli YPFB, possono dare benzina ai turisti, mentre in teoria i privati non possono dare benzina ai turisti. Poi, come sempre capita, ve lo diciamo per esperienza diretta, anche molti distributori privati vi daranno la benzina allo stesso prezzo dell'YPFB, ovvero dei distributori statali. Però, tornando ai distributori statali, ne troviamo uno qua a Sucre e uno a Samaipata. Nel mezzo ho controllato tutto e per 364 km non ci sono distributori statali. Detto questo, ora andiamo a fare rifornimento e cerchiamo anche di riempire una tanica. A Potosí il distributore statale ci ha detto che non si possono riempire le taniche, ma anche qua da farci un video pippone dedicate perché ne abbiamo sentite tante, le ultime contraddicono le prime. Ma tutte queste contraddizioni, dopo oltre 12 mesi passati qua in Sud America tra Uruguay, Cile e Argentina, vi possiamo dire che è tutto normale. Le contraddizioni fanno parte di questo continente. Altra cosa molto interessante da condividere: questa mattina per la prima volta la Tenerona ha fatto fatica ad accendersi, nel senso che il motorino di avviamento girava bene, ma senza acceleratore, come faccio sempre, la moto non partiva. Quindi mentre girava il motorino di avviamento ho accelerato un po' e piano piano ce l'ha fatta ad accendersi. Quello che ho notato da un paio di giorni è che ogni tanto la moto picchia in testa, quindi sicuramente la benzina non è di ottima qualità e da quello che ho potuto vedere non posso scegliere il numero di ottani, nel senso, hanno quella e ti prendi quella. Però una volta accesa con il motore caldo, nonostante l'altura, posso dire che l'iniezione fa il suo ottimo lavoro. E tornando al discorso altura, qua siamo a 2800 metri sul livello del mare e oggi scenderemo a circa 1600 metri per poi passare domani ai 400 metri di Santa Cruz de la Sierra. E un po' vi devo dire finalmente, perché vivere in quota è un'esperienza bellissima ma che comunque toglie un po' le energie. Ovviamente qua ci sono tantissimi rimedi naturali, tipo le foglie di coca per far fronte all'altura, o in alternativa caramelle a base di foglie di coca. Noi le abbiamo provate un po' tutte, qualcosa fanno, ma la soluzione migliore è quella di mettersi in bocca delle foglie di coca, creare una sorta di pallina e con i succhi sciogliere lentamente queste foglie, ma ti ritrovi tutto il giorno con questa palla all'interno della bocca. Indubbiamente questa è la soluzione che al corpo dà maggiori energie. Nel frattempo c'è chi lava la macchina a bordo piazza. Sara è tornata con la bolsa e la vedo anche abbastanza piena. Allora, c'erano panini predefiniti, non potevo fare panini molto semplici, carne, però ci sono anche le salse, cioè volendo potete sbizzarrirvi. Bel bar tra l'altro che fa parte del circuito turistico di Sucre, speriamo bene. Poi come sempre all'ora di pranzo vi mostriamo tutto, anche perché sappiamo benissimo che l'aspetto culinario vi interessa molto. Maiali. Interessa Maiale. anche a noi, Riempi la sacca del cibo. Quindi piccolo siparietto nerd, sacca per i vestiti tecnici e sacca esterna per cibo. Praticamente questa è la sacca più importante. Il pranzo ce l'abbiamo, acqua a volontà anche nelle borracce. E ora tenemos que ir. Tenemos que ir a riempire il serbatoio della Tenerona.
La ragazza ha portato Alexander, che sarebbe suo figlio, che era incuriosito della moto, a giocare in piazza. Lei vende oggetti, souvenir qui sul marciapiede. Abbiamo scambiato 2 parole e ora si va. Questa è la piazza di Sucre, 25 de Mayo. Nome della piazza, non il giorno. Questo è il caffè dove abbiamo comprato i sandwich. Mucho traffico. D'altronde sabato mattina inizia il weekend e iniziano anche i mercati, anche se, come dice Francesco, il mercato è perenne. GNV dovrebbe essere gas, quindi noi passiamo di qua. Ok, gasolina. La benzina appena fatta, abbiamo riempito anche una sola tanica, perché ora dobbiamo fare 362 km e in teoria col serbatoio ce la dovrei fare, però per sicurezza meglio avere qualcosa di riserva. Qua ovviamente vige la legge del più forte. Passiamo, sì, questo è grosso. Comunque un'ottima palestra è fare queste città non grandissime, comunque abbastanza trafficate, con la moto carica il passeggero, perché bene o male devi utilizzare tutti i muscoli del corpo. Perri che prendono l'ombra sotto un camion, ma ragazzi, che mondo sarebbe senza perri? Comunque dal mio punto di vista è sempre tanto affascinante vedere le periferie delle città, perché ci sono dei contrasti pazzeschi. Sucre ci è piaciuta tantissimo, torneremo di sicuro. Chiaramente le periferie sono sempre periferie. Era già fondata quando arrivarono gli spagnoli, la chiamarono La Plata, poi cambiarono di nuovo il nome, la chiamarono Chuquisaca e poi infine Sucre, in onore al generale Sucre. Ricordiamo che per quanto non sia così grande, sui 300.000 abitanti, qui c'è il Ministero della Giustizia, mentre governo, Parlamento e Ministero del Tesoro e della Finanza sono tutti a La Paz. È anche vero che si capisce l'anima vera di una città anche dalle sue periferie. Si può salire anche direttamente sugli autobus perché hanno sempre la porta aperta, anche movimento. Tutto bello nel centro. Ricordiamo che la stessa Sucre è patrimonio UNESCO dal 1991, quindi hanno tenuto particolarmente allo sviluppo della pianta della città e hanno curato molto l'architettura. Questa è intanto la periferia e come appare da fuori Sucre e i perri. Che spettacolo! Sì, loro si mettono all'ombra dei pali, però in quel caso ti accolgono nella città di Sucre, che ricordiamo nel 2025 festeggia i 200 anni della Bolivia dall'indipendenza dell'impero spagnolo. Parlando con Gabriel alla struttura dove abbiamo alloggiato, ci diceva che per i festeggiamenti dei 200 anni si prevede la costruzione di un filo diretto tra Cusco e Sucre. Cusco, dalla grandissima storia inca, lui ci sperava particolarmente perché i boliviani sono particolarmente legati ai peruviani e i collegamenti diretti dovrebbero essere Cusco, Uyuni, Sucre. Poi come si esce alla città c'è subito il casello per pagare, ma soprattutto guardate l'insegna, il contachilometri. Se non ricordo male dovrebbe essere il tachimetro della 1 o qualcosa di simile, con addirittura 65.000 km che non arrivava neanche a 100.000, a 99 resettava. E quando ci sono questi caselli c'è una sorta di pit stop dove tantissimi ragazzi vendono prodotti che producono loro, prodotti che possono far comodo al viaggiatore, e anche qua in teoria una moto non dovrebbe pagare. Grazie. Ora possiamo dirlo, siamo ufficialmente fuori dalla città di Sucre. Guardate che panorama, bellissimo qua. Google mi dice che per fare 354 km ci vogliono 6 ore e 33, e quando queste tempistiche sono così alte sicuramente la strada per almeno un tratto sarà un disastro. Ormai abbiamo esperienza al riguardo. Il maresciallo e poi generale Sucre era un venezuelano, era un criollo nato in Venezuela, come Simón Bolívar, che è considerato il padre dell'emancipazione ispanoamericana dall'impero spagnolo, così come lo è stato José de San Martín per l'Argentina. E la storia racconta che lo stesso José de San Martín, negli ultimi tratti della lotta per l'autonomia dalla Spagna, lasciò il proprio esercito a Sucre e a Simón Bolívar proprio per continuare l'opera che era stata iniziata dal sud. Chiaramente José de San Martín batteva ormai in ritirata per aver compiuto la propria missione e sperava che poi la storia fosse andata avanti anche per il nord del Sud America, ed è un po' quello che avrebbe sperato anche nei suoi sogni personali Ernesto Guevara, detto il Che. Oggi faremo una parte di quella che è considerata la ruta del Che, perché la Bolivia racconta proprio gli ultimi progetti e gli ultimi giorni di vita di Ernesto Che Guevara. Ritorniamo al territorio brullo dei dintorni
giorni di Sucre, quando siamo ormai nell'autunno inoltrato australe, che per questa zona della Bolivia coincide con la migliore temporale, la migliore stagione in cui si possa visitare il paese. La Bolivia finora è una grandissima sorpresa per noi. Mi ha anticipato, avevamo aspettative totalmente differenti rispetto a quelle che stiamo avendo ora. Forse il paese più sorprendente visitato finora qui in Sud America. Strada a livello motociclistico veramente spettacolare, perché l'asfalto è messo bene, le curve non sono strettissime, ovviamente la stiamo facendo tutta in discesa, ma per quanto andiamo carichi in due con le gomme tassellate mi diverto comunque. Abbiamo raggiunto questo camion che porta dei mattoni. Se vedete bene le file sopra, i mattoni sono appoggiati, secondo me su qualche curva stretta qualcuno vola via. Torno a parlare di Gabriel, che è il ragazzo che lavorava nella struttura. Ci ha detto: vi accompagnerò a visitare alcune cose, ma aveva una cultura storica di queste zone ed una passione nell'esporla abbastanza esemplari. Gli abbiamo parlato del nostro fastidio con l'altitudine e lui ci ha confermato: il consumo di foglie di coca è legale in tutto il territorio boliviano. Di solito si prende una manciata di foglie, si toglie il filetto centrale della foglia e li si mettono in bocca. Si aggiunge il bicarbonato solo per dare un po' più sapore al bolo, cioè alla palla, e di solito si lasciano in bocca per 5-6 ore. In tanti paesini si vede la scritta pescaderia, cioè pescheria, si riferisce alla pesca sul fiume. Un altro letto del fiume enorme, c'è un po' d'acqua, non tantissima, sicuramente arriverà in piena nel periodo delle piogge. Mucche in attraversamento, ecco le piccole comunità del lungo fiume. Qua le rocce stanno diventando rosse. Comunque abbiamo fatto 70 km da quando siamo partiti, non c'è stato un rettilineo, aggiungo per fortuna. Otro pueblito, campo da basket. E continua al nostro fianco il letto enorme del fiume, un territorio che per quanto frastagliato stavolta ci appare un po' più familiare. Qui il fiume ha aumentato di molto la propria portata. Sì, ma tu non hai letto il cartello: proibito pescare con dinamite. Follia. Zona poblata, piantagioni di cui non abbiamo conoscenza, magari dateci una dritta anche voi. Siamo arrivati a Mataral. Dopo tanto tempo iniziano le zone coltivate. Più ci dirigeremo verso est, più le zone fertili aumenteranno. Otro pueblo tranquillo, piuttosto isolato. È l'inizio della siesta. Lavori di manutenzione sempre bordo strada. Voilà. Ragazza non ha neanche voglia di alzare la sbarra, la possiamo anche capire perché la temperatura è cambiata moltissimo. Siamo saliti ora a 32 gradi. Possiamo dire che la Bolivia ti tempra, perché passi dagli altopiani, poi quando scendi ovviamente la temperatura sale tantissimo, hai un'escursione termica pazzesca. Questa strada con le gomme stradali, senza i bagagli e senza Sara, è da arresto secondo me. Io cerco sempre di utilizzare il freno motore perché 500 kg di moto, ovviamente cerchiamo di preservare il fastidio dei freni. Che bella strada, ragazzi. Sono l'1:40 di pomeriggio, quindi tra poco ci fermiamo per il pranzo. Magari il primo paesino che incontriamo, anche perché dobbiamo farvi vedere il pranzo. Anche perché voi avrete fame, no? Fa male, al divano non si può mangiare nulla. Vabbè, allora se non potete mangiare nulla, almeno se vi piace mettete il vostro mi piace. Ecco, questo lo potete fare anche perché dai, non porta un sacrificio enorme. Comunque oggi abbiamo testato il lato B di Sara per sapere se ancora tiene oppure se sta invecchiando. Sono 3 ore esatte che siamo partiti, non ci siamo fermati mai e abbiamo fatto 200 km esatti con un percorso super misto, quindi ancora tiene. Qui l'asfalto non è il massimo, quindi attenzione. Passiamo all'esterno che sembra più pulita. Comunque questa strada è un bel test anche per le gomme che abbiamo, perché la temperatura si è alzata tantissimo, saremo intorno ai 32-33 gradi e ripeto abbiamo fatto 200 km di curve. Poi dopo ci buttiamo un occhio sulle gomme, che tra l'altro
l'altro devo anche gonfiare perché le avevo sgonfiate proprio per il ripio, quindi saranno anche a una pressione leggermente bassa. All'arrivo a un nuovo paesino, Cavallos. No, sono gli asinelli. Amore. Perro addirittura qua sotto. Voilà, grazie. Perro, come per dire, non vi dovete fermare voi che andate in moto. Adesso cercheremo un posticino all'ombra per mangiare e riprendere fiato. Abbiamo stazione di servizio a 100 metri, non sarà sicuramente YPFB, ma sembra nuovissima da qua. Magari avessero anche un caffè. Noi sempre fortunati. È segnalata su Google ma ancora deve aprire. Ennesimo paesino quasi già attraversato, ancora prima di iniziare. Guardate che vallata piena di verde, è un bellissimo panorama. Queste montagne davanti a noi sembrano tutti tramezzini affilati. Detto questo, penso che sia giunta l'ora di fermarsi veramente. Comunque l'obiettivo è Saipina, il paesino un po' più grande lungo la strada. Intanto distesa di vigneti, siamo nell'habitat del zorro, siamo anche nell'habitat del condor, pensavo fossimo fuori dalle sue rotte. Ce l'abbiamo fatta, obiettivo raggiunto, 3 ore e 45 minuti che siamo partiti, 250 km di curve senza fermarsi mai. Brava Sara, test superato, ancora non sei vecchia, dai! Bel complimento, ce l'ho fatta, ce l'hai fatta anche tu e ce l'ha fatta la Tenerona, insuperabile. Forse il centro era di là perché è mattonato. Polizia, Tacer de Motos. Che posti ragazzi, che posti. Ferretteria. Sembrava un viale scarno, invece no, non a caso era quella un po' più grandina della zona. È l'ora della siesta, ci sono i giardini come in Argentina, però tutto tace, la gente si riposa, a parte questo bambino che piange. Mettiamoci qua in fondo. Perros, ah che carina. Mettiamoci di fronte alla chiesa, seduti sui gradini. Che bella tappa ragazzi, 243 km per essere esatti. E adesso mezz'ora di relax. Maiale, vai piano E sto in lista para descansare, sono prontissima per riposare. Paesino, lo avete visto, super tranquillo, ma c'è un odore di paste, di pane, di pizza, buonissimo. Ora mangiamo e magari vediamo se poi rivediamo un caffè e anche un dolcetto. Vado, non li ho visti neanch'io. Apri il pacco. Mua. Non è proprio un tramezzino, però l'uomo, queso. Aspetta, C'è anche il pomodoro? c'era mi sembra. Guardo io. Anche il pomodoro. Qua altro che cracco, ristorante 5 stelle, seduti di fronte alla porta dell'iglesia. E dentro stanno facendo le prove dei cori, quindi assistiamo anche con una certa solennità al momento. Noi intanto ce la mangiamo. Io preferisco descansare, poi voi fate come volete. Quando mangiate qua, ta 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 ta. Anche uno in fondo si sta avvicinando. Guardate, non sembra un quadretto. Ce n'è un altro anche dietro di me, no? Si vede, si vede. Bene. Comunque dillo che abbiamo dato qualcosa a tutti. Cioè a tutti quanti, e sono qui anche per questo. Però in realtà non attendono il nostro cibo, attendono di entrare in chiesa secondo me. Mamma mia, che sono carini. E Sara che aveva qualche dubbio sul prendere il caffè. Allora ho chiesto il caffè, la signora mi ha fatto il caffè, me ne ha fatti 2 in realtà, perché io avevo detto lo porto via perché c'è mio marito che mi aspetta. Ho detto ma io devo portarlo via, porti la tazza, lo prendete e poi me la riporti, che problema è? Bolivia top. Ripartiamo dalla chiesa che ci ha ospitato per il nostro pranzo e il nostro caffècito. È una cittadina molto tranquilla, un po' come probabilmente erano le nostre cittadine tanti decenni fa. Questo è il paesaggio poco fuori da Saipina. Vamos! Ora 123 km, circa 2 ore e un quarto. E i nuvoloni che vedete sullo sfondo testimoniano che abbiamo lasciato definitivamente il deserto. E mi chiedete una cosa che odio, insieme al vento, guardate il fondo stradale ora. Siamo finiti all'interno della foresta e tutto questo è abbastanza pazzesco perché questa mattina, dove abbiamo dormito praticamente questa notte, piante non ce n'erano. Con 300 km neanche è cambiato il paesaggio in maniera allucinante. Siamo a Los Negros, piuttosto popolata, nidi a non finire sui fili dell'elettricità. Tante auto non hanno la targa. Prima abbiamo incontrato veramente un'auto che aveva scritto sulla targa California Night. Non c'erano numeri, non c'era nulla, nada. Andate in riserva proprio ora. Abbiamo fatto 334 km prima di entrare in riserva. Comunque sono rimasti 24 km. Ora arrivo 18:10. Per raggiungere Samaipata stiamo salendo.
vedendo, le costruzioni che state vedendo sono tutte cabañas o anche hotel, adesso a parte queste abbastanza dismesse. Infatti Samaipata è un posto turistico perché qui si trova una costruzione che gli spagnoli hanno chiamato El Fuerte e che risale addirittura al periodo pre-Inca. Sembra infatti che questo posto sia abitato dal 2000 a.C. Stiamo attraversando il centro di Samaipata. È caratteristica unidad educativa, quindi una scuola, addirittura Illy Café, bellissima la piazza con i giardini, mi ricorda vagamente San Pedro. Bohème Samaipata, si vede che è turistica, hanno lavorato per migliorarla. Purtroppo è già scesa la notte, sono appena le 6 di pomeriggio, d'altronde siamo quasi in inverno, forse questa era la strada che la struttura ci aveva consigliato di evitare. Questa ci avevano consigliato, bene, è stato il consiglio della struttura. C'è un guado da attraversare. Sì. Dobbiamo ancora salire. Dovremmo quasi esserci. So che ormai vedrete poco, però vi portiamo con noi. Anche noi vediamo poco, L'illuminazione pubblica non è granché. Oddio. Dovrebbe essere la struttura illuminata sulla collina. Si sta rivelando un po' più complicato di quello che pensavamo. Forse dovrebbe essere questa, ma aspetta, c'è qualcuno? Hola, ¿es un hotel? ¿Buscan el Samay? Sì. Samay, sì, perfetto. La calle para allá, media cuadra, un portón grande de madera. Perfetto, muchas gracias. Avevamo sbagliato di qualche metro, quindi giriamo e dovremmo trovarcelo sulla destra. Dovremmo essere arrivati. Sì, siamo arrivati. Forse ce l'abbiamo fatta. Sicuramente la strada per arrivare non l'avete vista, ma poi ve la mostreremo domani mattina con calma. Adesso cerchiamo di sistemarci. Questa è la situazione, stiamo andando in paese, tutto molto buio. Perros che ci fa compagnia. Andiamo a vedere? Vai, allora, dai. Il menù è asado de tira, ojo de bife, punta de ese, pizzas, vinos. Vamos. Fatta cena, acquistiamo acqua. Grazie. Tornati nella nostra umile dimora, ora solita procedura, carichiamo i caschi, carichiamo la GoPro. Ci è avanzata un po' di pizza, per cui sarà il nostro pranzo per domani. Sì, ma tu descrivici che cosa abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato provola sciolta con origano, abbiamo mangiato dei crostini con pomodori, succo di pomodoro e abbiamo mangiato una pizza rossa con formaggio, rucola e jamon serrano. Quando abbiamo visto jamon serrano che si poteva tagliare a fette, cioè il prosciutto crudo, siamo impazziti. Abbiamo cercato la portata che avesse jamon serrano. Però 10 euro a testa. Sì, 10 euro a testa. Giornata abbastanza tosta, ma a livello motociclistico veramente piacevole. Abbiamo fatto 7 ore barra 8 di moto, 364 km, tutti sali e scendi, curve. Bellissima strada. Adesso però andiamo a dormire diretti perché siamo veramente cotti. Domani abbiamo una tappa piccola, tappa di avvicinamento a Montevideo. Sono circa 3 ore di moto, ma ci fermeremo 2 notti a Santa Cruz della Sierra anche per lavorare e montare video. Ora però diretti a dormire. Ciao ragazzi.